Bentornati a tutti a questo nuovo video. Oggi sono davvero eccitato perché finalmente andiamo ad aprire il DJI Mini 2. Ci ho messo un po' a fare questo unboxing perché siamo in Italia e c'era un cambio di regolamento, fuori pioveva, quindi prima di aprire il vostro drone e lanciare l'HR Fresh vi consiglio di andare a fare l'assicurazione del drone, che vi lascio qua sopra in descrizione, che è una delle parti più facili, è obbligatorio su tutti i droni, e la registrazione su D-Flight per il QR code da mettere sul drone. Anche questo vi lascio qua sopra perché la procedura è un po' meno semplice. Una volta espletate tutte le cose burocratiche italiane, e non sono poche, possiamo andare ad aprire il drone e finalmente godercelo. Perché consiglio il Mini 2? Perché può volare da tutte le parti, ovviamente quelle non vietate al volo, ma si può volare sui centri abitati dove consentito, e soprattutto si può volare sopra le persone anche se non sono a conoscenza del nostro volo. Si hanno un sacco di libertà e soprattutto quando ci sarà certificazione CE non avremo problemi di marchiatura, perché comunque il nostro drone rimane sotto i 250 grammi. È un po' come il 300 di una volta e viene considerato inoffensivo. Le migliorie rispetto all'1 sono tante, soprattutto l'affidabilità di connessione fra radiocomando e drone. Poi dal mio punto di vista anche il fatto di avere dei file modificabili sulle foto ci aiuterà in un poco in post produzione e nella qualità sia delle riprese che delle foto. Quindi, unito a tutto, affidabilità e tecnologia DJI, il prezzo che lo rende praticamente agibile a qualsiasi tipo di volo, le uniche difficoltà sono in condizioni di meteo avverse. Mi raccomando, non volate quando c'è il vento forte, perché perdere 600 euro non è mai divertente. Io l'ho acquistato col cashback e quindi ho risparmiato anche 60 euro sull'acquisto. Si trovano spesso delle promozioni su Amazon, vi lascio il link qui sotto in descrizione. Andiamo ad aprirlo finalmente. Ecco qua, una fantastica borsetta. Come vedete in pochissimo spazio è concentrato tutto. Allora, dentro la nostra borsetta troviamo questo fantastico drone. Non finirò mai di osservarlo perché è un vero e proprio concentrato di tecnologia. 250 grammi non sono davvero niente. Hanno aggiunto anche questa comoda fascetta per bloccare le eliche, che sono la parte più delicata e la parte che dovrebbe stare più protetta una volta che riponiamo il nostro drone. Andiamo a togliere tutti i vari adesivi. Prima la parte superiore e poi la parte inferiore. C'è chi lo chiama giocattolo, ragazzi, ma se tutti i giocattoli avessero la tecnologia che ha questo drone, fortunati i bambini, perché non sottovalutate la potenza di questo drone e soprattutto non considerate mai i droni un giocattolo, perché sono una cosa seria e soprattutto vanno guidati con attenzione. Ecco qua, dopo il drone abbiamo l'altra chicca del nostro drone, ovvero il radiocomando. Qui sotto abbiamo i nostri joystick, qualità dei materiali e delle plastiche davvero fenomenali. DJI in questi ultimi anni sta facendo passi da gigante, soprattutto a livello di design, anche non solo di tecnologia. Qui sotto abbiamo i nostri cavi
USB o Lightning per attaccare il nostro drone al telefono. Dopo drone e telecomando c'è un pacchetto molto pesante per gli accessori. Qui abbiamo il nostro caricatore, i cavi USB-C o micro USB per chi non ha Apple come me, un cavo USB-C per il trasformatore e un trasformatore marchiato DJI per la ricarica. Andiamo a aprire la nostra carica. All'interno troviamo le due batterie della versione combo più la terza dentro il drone, che adesso vi faccio vedere, con un comodo tastino che resetta anche la ricarica. Quindi quando riponete schiacciate il tastino e parte un countdown che vi scaricherà lentamente le batterie per metterle in storage. Non vi spaventate quando le batterie le caricate al massimo e le trovate scariche, perché è una cosa di protezione per salvare le batterie LiPo. La cosa molto carina è che c'è un output per usare le batterie del drone per ricaricare altre cose, come potrebbe essere il vostro cellulare o anche il vostro radiocomando se vi dimenticaste di caricarlo. Quindi, come vedete, tecnologia, design e soprattutto intelligenza. Qui dentro abbiamo la nostra terza batteria, troviamo la porta USB per collegarla al nostro computer e la micro SD da inserire, e qui davanti abbiamo il gimbal. Qui abbiamo le nostre istruzioni, start guide, siamo per te. Io ora vi spiegherò tutto, però mi raccomando, leggere sempre le istruzioni prima di usare un nuovo drone, perché ogni drone ha le sue caratteristiche, ha i suoi modi sia di ricaricare le batterie, di attivarlo, di fare la calibrazione. Ogni drone ha la sua applicazione con le sue funzioni diverse. Quindi ragazzi, mi raccomando, perdete 10 minuti, un quarto d'ora, ma leggete sempre bene le istruzioni dei vostri droni, per la sicurezza degli altri, ma anche per la sicurezza dei soldi che avete investito, perché questi sono 600 euro volanti e perdere o rompere il drone è un niente. Sempre per rimanere nel discorso perdita e costi, attiveremo sicuramente la DJI Care, perché vi assicurerà con una piccola cifra il drone sia in caso di perdita sia che volasse via. Quindi per una piccola cifra andremo comunque a assicurare il drone e soprattutto voleremo molto più tranquilli, perché sappiamo che comunque ci verranno ridati i droni che perdiamo. Anche questa procedura la andremo a vedere insieme. Adesso, per ultimo ma non di importanza, andiamo a vedere l'ultimo accessorio che molti non trovano, ma DJI ci ha messo anche una cordicella con scritto accessori inside. Quindi apriamo il nostro astuccino e troviamo dentro due joystick di ricambio, ben 3 paia di eliche e il nostro cacciavitino per cambiare le nostre eliche. Quindi, come vedete, accessori al massimo, borsetta molto carina, e vi posso assicurare che con un drone così leggero, una borsa così leggera, possiamo davvero arrivare ovunque senza limiti. Ora non ci resta che passare all'applicazione, scaricare DJI Fly, fare la prima attivazione e andare ad attivare la DJI Care Refresh per essere tranquilli col nostro drone. Ok ragazzi, eccoci al momento fatidico, la prima accensione del drone. Applicazione DJI Fly, telecomando, drone e batterie. Ok, mentre l'applicazione si aggiorna, andiamo a inserire la batteria nel nostro drone. Come vedete io ho già inserito il mio QR code. Prende la prima batteria, quindi batteria carica e applicazione col cellulare carico. Andiamo a tirare fuori il nostro supporto. Queste due sono le antenne, mi raccomando, quindi abbiatene cura. Tiriamo fuori il cavetto del cellulare. Ok. Saltiamo la guida per principianti perché ne sappiamo già abbastanza. Ok, quindi accendiamo il drone. Come sempre 1 e 2. Mettiamo in piano
E ora accendiamo il radiocomando. Perfetto, facciamo ok, usiamo sempre questo accessorio. Ovviamente abbiamo una nuova versione. Prima di tutto però dobbiamo accettare i termini. Attiviamo su questo account, che è il nostro drone attivato. Ovviamente attiveremo subito la Care Refresh, come vi ho già detto, 2 sostituzioni, copertura da danni d'acqua, spedisci e ricevi gratuitamente. Ok, leggiamo la DJI Care cosa ci dà. 2 sostituzioni annuali con la possibilità di utilizzare la copertura Flyway, quindi quando perdiamo proprio tutto il drone. Quando si tratta di incidenti come danni causati dall'acqua, collisioni o smarrimenti del velivolo, puoi ottenere la sostituzione del tuo drone per un piccolo costo aggiuntivo. Il costo della prima sostituzione è di 49 euro, per la seconda sostituzione di 59 euro. Tenete conto che il drone costa 600. Se utilizzi la sostituzione disponibile per la copertura Flyway, il costo della prima sostituzione è di 229. Quindi ovviamente perdendo tutto il drone il costo sarà maggiore. Copertura Flyway copre situazioni in cui i velivoli vengono dispersi durante il volo. Ok, adesso dobbiamo inserire il seriale del nostro aeromobile. Il seriale del nostro aeromobile lo troviamo sull'applicazione, dentro il coperchietto della batteria del drone o sotto la scatola. Dobbiamo aggiornare. Come vedete poi dovremo aggiornare anche le batterie. Ok, è una procedura abbastanza lunga, quindi mi raccomando, fatelo sempre a casa prima di partire. Dobbiamo riaccendere il nostro drone. Ok, adesso che abbiamo installato tutto, prima di addentrarci nell'applicazione vi faccio vedere questo tasto nascosto. Se teniamo premuto qua dietro, il LED inizia a lampeggiare in modo diverso e si attiva la metodologia per scaricare più velocemente dal drone al cellulare i nostri file. Visualizza album e da qua andremo molto più velocemente a scaricare i file tra drone e cellulare. Torniamo alla modalità normale. Ok, ovviamente adesso è impossibile decollare perché siamo in casa. Abbiamo modalità N che è modalità normale, poi abbiamo la modalità Cine che è quella per i filmati che limita la velocità di tutti i movimenti del drone per le migliori riprese, e poi la modalità Sport invece quando abbiamo bisogno di correre da qualche parte o inseguire qualcuno di molto veloce. Torniamo alla normal. Qui avremo ovviamente la quantità di batteria e la durata di volo prima di tornare a casa. Questi 3 puntini abbiamo l'altitudine di sicurezza, limite italiano 120 metri, la distanza che potremo raggiungere e l'altitudine del ritorno a casa.
Questa qua deve essere sempre più alta degli edifici o degli oggetti che avete intorno per sicurezza. Questo quando si parte per ragionare il vostro punto di ritorno, tutte le varie calibrazioni, identificazione remota che è meglio disattivare, trova il mio drone in caso lo perdessimo, informazioni sulla batteria. Ovviamente adesso sono molto nuove, quando avrà qualche anno ci viene molto comodo per vedere lo stato delle nostre batterie. Impostazioni di sicurezza avanzate, ritorno automatico, quando perdiamo il segnale abbiamo o l'RTH, ritorno automatico, a terra o staziona. Se siete in barca, ad esempio, a terra o ritorno automatico non è consigliato. Staziona, perdete il segnale, si ferma lì e aspetta che torniate a prendere il segnale. Anche ritorno a casa, magari se vi state spostando, lui poi torna al punto di partenza e non è mai piacevole. Quindi mi raccomando, in base al vostro tipo di volo, scegliete l'impostazione di perdita di segnale più adeguata a voi. Comandi. Possiamo scegliere le unità metrico, metrico chilometro imperiale, andiamo con i metri, modalità LED anteriore. Pulsante arcobaleno si può anche disabilitare, è meglio tenerlo sempre abilitato. Possiamo scegliere il colore, che è un di più, ma comunque è molto carino. Modalità del gimbal, possiamo scegliere follow o FPV. Permettete la vostra fotocamera verso l'alto, adesso vi faccio vedere che si alza un po' più del solito. Impostazioni stabilizzazione avanzata solo per esperti, non toccate niente se è il vostro primo volo. Calibrazione della stabilizzazione lo dovete fare quando siete assolutamente in piano o se vedeste che i vostri filmati o fotografie hanno l'orizzonte un po' storto. Le funzioni dello stick, modalità 2 ovviamente si sale, si scende e si gira con a destra, poi ognuno ha la sua modalità, questa qua è sicuramente la più usata, e la personalizzazione dei pulsanti. Con function ricentra il gimbal, tocca 2 volte, segui, diventa FPV. Calibrazione del radiocomando, anche questa farla con cautela, e tutorial al volo. Fotocamera, formato JPEG, JPEG più RAW, mi raccomando, perché le foto in RAW si possono modificare a vostro piacimento. Dimensioni 16 noni 4 terzi, io per i filmati di solito uso 16 noni. Antisfarfallio mettiamo automatico 50-60 MHz, 50-60 di solito dipende se si è negli Stati Uniti o in Italia perché si hanno frequenze diverse. L'istogramma e l'avviso di sovrapposizione, che è quello zebrato, che molte persone si spaventano quando non lo conoscono pensando di avere dei problemi alla telecamera, invece vi sta solo segnalando che avete della sovraesposizione, quindi bisogna diminuire la luminosità. Sincronizzazione delle foto, perfetto. La griglia noi la vogliamo così. Bilanciamento del bianco, iniziare con automatico, e poi va bene la nostra schedina SD che come al solito andrà formattata, io non ce l'ho ancora messa per ora, e poi decidiamo quanto può registrare sul nostro cellulare di memoria. Mi raccomando, ogni tanto andate a cancellare i file vecchi perché sennò vi si riempie la memoria e non riesce più a registrare niente. Trasmissione, il punto di forza di questo drone. Con l'OcuSync lui salta da 2 a 5.8 in base alla libertà di trasmissione, quindi fate doppia banda automatico e lasciatelo lavorare in pace. E qui vabbè, abbiamo le informazioni con nome, firmware e tutti i dati che ci possono interessare. Qui possiamo decidere se passare da foto a video.
Qui abbiamo la nostra cartella con dentro le nostre creazioni. Come vedete, con la modifica che ho fatto posso alzarlo molto di più adesso il gimbal, e come vedete queste strisce zebrate vuol dire che sono andato in sovraesposizione, quindi c'è troppa luce rispetto al resto. Qui clicchiamo per tutte le nostre esposizioni, impostazioni. Come vedete possiamo decidere l'ISO, la velocità dell'otturatore, 30 fps, 1,60. Poi qui abbiamo la distanza da noi e l'altezza da noi. Il radar che era qua lo hanno spostato qua, mi raccomando, non vi spaventate, non avete perso niente. Ecco qua che potete scegliere di vedere il vostro radar con la disposizione e la direzione del vostro drone. Come vedete è tutto molto semplice e intuitivo, quindi non dovrete avere problemi. Trovate una zona sicura e poi quindi buon volo a tutti. Nella prossima puntata lo andiamo a provare sul campo, quindi mettete un bel like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!